Bentornati sul canale per questo nuovo video. Quest'oggi vi porterò in Marocco e più precisamente a Marrakech, la quarta città più popolosa del paese. Sono sicuro che molti di voi la conosceranno e altri ci saranno già stati. Infatti la città è molto turistica e molto amata dagli italiani. In questa giornata qui vi mostrerò cosa ha ad offrire la città, tra patrimonio UNESCO, mercati, ma anche commercianti non troppo simpatici e posti orripilanti con scimmie incatenate per compiacere i turisti. Quindi mettetevi comodi e preparatevi a godervi questo video e a contrattare tra i souk locali. Iscrivetevi al canale per supportarmi e per non perdervi i miei prossimi contenuti. Piccolo spoiler, nel prossimo episodio vi porterò nel deserto, dove trascorrerò anche una notte. Prima di iniziare vi ricordo che è anche possibile abbonarsi al canale, con un piccolo contributo che parte dai 2 euro al mese. Carissimi, buongiorno da Marrakech. È la mia seconda volta nel paese, questo è il nostro riad, molto carino. Qua c'è la stanza, basic ma carina. Ovviamente deve esserci sempre qualcosa di strano, oltre alla solita doccia aperta, ma il lavandino è un pochino piccolo. Marrakech è anche chiamata la città rossa e dai primi momenti qui si capisce benissimo il motivo. È una delle 4 città imperiali del Marocco, insieme a Fes, che ho visitato un anno fa, e poi Meknès e Rabat. Sinceramente non ho mai sognato di visitare la città, sapevo già quanto fosse incasinata e inflazionata dal turismo, cose che mi danno parecchio fastidio. Ma il fatto è che questo è un ottimo punto per le escursioni nel deserto. E questa, sì, è un'esperienza che ho in mente di fare da 2-3 anni. Quindi, per il mio compleanno, eccomi a Marrakech. La prima volta in Marocco di Telma vuol dire fermarsi continuamente, ovunque, per mangiare e guardare cose da comprare. Cosa hai da dire a tua discolpa? I mercati sono ovviamente una delle cose imperdibili non solo in città ma in tutto il Marocco. La Medina di Marrakech è infatti un enorme souk. Purtroppo tantissimi negozi sono nati appositamente per i turisti, quindi molte parti non sono autentiche. Ma tra questi vicoli pieni di vita si riesce ancora a trovare qualche perla rara, come questo signore che usa anche i piedi per lavorare il legno. E questo è il prodotto finito. Nei mercati la parola d'ordine è contrattare. Il 99% delle volte i locali sparano prezzi molto alti appositamente per i turisti. E molto alti vuol dire anche il quadruplo e il quintuplo del vero valore. Quindi si aspettano che voi contrattiate. Dopo il mercato è tempo di continuare per la Medina Patrimonio UNESCO. Passiamo da questa costruzione, che è l'unico esempio rimasto in città di pura architettura almoravide. Almoravidi che nel 1070 fondarono la città e la resero capitale. Dopo questo arriviamo alla Madrasa Ben Youssef. L'entrata costa 50 dirham, quindi poco meno di 5 euro, ma noi senza farlo apposta ci siamo accodati ad un gruppo, quindi siamo entrati gratis. Telma, cosa hai da dire a tua discolpa che mi hai fatto entrare senza pagare il biglietto? Per chi non lo sapesse, la madrasa è una scuola coranica, dove vengono insegnati i fondamenti dell'Islam. Questa fu fondata nel XIV secolo, ma solo nel 1565 iniziò a essere decorata. A farlo furono i Saadiani. Se fate attenzione noterete che non ci sono figure umane o zoomorfe, perché non sono in linea con i principi dell'Islam, ma ci sono solamente iscrizioni e motivi geometrici e floreali. Comunque molto bella, un tempo era una delle scuole teologiche più grandi di tutto il Nord Africa e poteva ospitare fino a 900 studenti.
Dopo la visita mangiamo qualcosina di tipico, una tagine alla carne e una vegetariana, e poi continuiamo verso il sud della città. Poi arriviamo alla piazza Gema El Fna, che dal 2001 è patrimonio UNESCO, ma ve ne parlerò meglio dopo. Qui ci sono gli incantatori di serpenti e poi da questa parte ci sono anche le scimmie che sono tristemente a guinzaglio, no? Adesso siamo a El Bahia Palace, però non entreremo perché c'è scritto nelle recensioni che è tutto in rifacimento e non ne vale tanto la pena. Comunque, febbraio, maniche corte, bellezza assoluta. Anche un po' troppo caldo per me. Maniche corte io, lei è già il felpone. Però volevamo visitare la sinagoga, però niente, alla fine è chiusa perché è venerdì. Però siamo finiti in un mercato tradizionale berbero. Praticamente ci hanno spiegato che qua tutti i venerdì si riuniscono i berberi che vengono dalle montagne e portano soprattutto spezie, ma non solo. Interessante, purtroppo è un po' tardi, infatti come vedete molti baracchini sono chiusi, però non tutti. Hai detto quanto? Quanti grammi? Sì, c'è Però non so scritto. quanti grammi. Anche l'arancia? Piace l'arancia? Sì. Buono. Senti per quanti sono. Anche le penso cicogne si godono il caldo. In città ci sono una marea di gatti carinissimi. La prossima tappa è la moschea Koutobia, che è la più grande in città. Venne fondata nel 1147 dagli Almoravidi. È probabile che il suo minareto di 70 metri abbia ispirato la Giralda di Siviglia e la torre Hassan di Rabat. Dopo questa tappa ritorniamo verso il souk, tra stradine strette e vie più affollate, e intanto vi do anche qualche info utile per un viaggio qui. La SIM si può comprare anche in aeroporto, ma fate attenzione perché là vi venderanno solo quelle da 20 giga che costano sui 20 euro, mentre in città trovate anche quelle da 5 euro. In generale la città è economica per i nostri standard, noi abbiamo mangiato sempre con 10-20 euro a testa e dormito con 15 euro a testa a notte. Rispetto alle altre città nel paese è più costosa, soprattutto per quanto riguarda qualche attrazione, che noi non abbiamo visitato, ma ce ne sono un paio che costano più di 25 euro. Comunque siamo di nuovo nella piazza di cui vi parlavo prima. Questa piazza è considerata la piazza più incasinata e affollata di tutta l'Africa e dal 2001 è patrimonio UNESCO per il patrimonio orale e immateriale. Con tutto il cuore penso che qui si racchiuda il peggio non solo della città ma del paese, con scimmie incatenate, incantatori di serpenti e personaggi super aggressivi che fanno di tutto per spillarvi qualche soldo. Ovviamente la colpa non è solo dei locali, ma anche dei turisti che pensano che farsi fare delle foto con una scimmia incatenata sia una buona idea. Veramente uno schifo. Stiamo tornando in ostello dopo una cenetta tipica, un bel posticino con la terrazza. Allora, sinceramente la città non mi fa impazzire, decisamente troppo turistica,
A tratti mi ha dato proprio fastidio, come le scene della scimmia, insomma, o i commercianti che sono tanto insistenti. Oltre a questo la città in sé è bella, architettura, cose da vedere, così mi è piaciuta. Tanti gattini carini. Tanti gatti, è vero, questo è vero. Però sì, il fatto che sia così tanto turistica, così tanto inflazionata, diciamo che non mi ha fatto impazzire. Detto questo, io vi aspetto settimana prossima per il prossimo video. Mi raccomando di iscrivervi al canale per non perdervelo, perché sarà un video abbastanza speciale dal deserto del Marocco.